Hello everyone, buongiorno a tutti, as they say in Italy. Wherever you are in the world, thanks for joining me, Matt Rendell, and a fabulous lineup of veteran riders who will meet in a moment, not for the Giro d'Italia, but a charity event for past masters, the Giro d'Italia Legends. The better part of an hour, and I hope you'll agree, excellent company. We're here to fly the flag for Italy and celebrate its long and magical cycling tradition, as well, of course, as its greatest race, the Giro d'Italia. But we're also here to raise funds for the Italian Red Cross to support its heroic medical staff working to save lives in hospitals all over the country. If you'd like to make a small contribution, I'll tell you how in a moment. Grazie per essere qui con me, Matt Rendell, e una favolosa schiera di ex campioni che incontreremo tra un attimo per la presentazione bilingue di un evento di beneficenza per i campioni del passato, il Giro d'Italia Legends. Uniamo il mondo del ciclismo grazie al Giro d'Italia, la Gazzetta dello Sport, e Mario Cipollini, uniti dalla passione per questo sport per affrontare l'emergenza ed aiutare la Croce Rossa italiana e i suoi eroi. Today's virtual challenge consists of 37.4 kilometers of stage 9 of this year's Giro d'Italia, Giovinazzo to Vieste in the Gargano National Park on the spur of Italy down in the southeast. La sfida virtuale di oggi consiste in una gara sugli ultimi 37,4 chilometri della tappa numero 9 del Giro d'Italia, Giovinazzo a Vieste, nel Parco Nazionale del Gargano, sullo Sperone d'Italia. Our masters join the stage at kilometre 162.5 and follow what must be one of the most beautiful coastal roads in the world. After about 12 kilometres, they enter a testing circuit, 15 kilometres long, which they ride twice. Entrano nel percorso al chilometro 162,5 e seguono una delle strade costiere più belle del mondo. Dopo 12 chilometri entrano in un circuito lungo 15 chilometri e il traguardo è dopo il secondo giro. 3 little lumps in the first 7 kilometers, then twice up the Chiesuola. The gradients make it for one very long kilometer indeed. If the second descent doesn't settle it, the final 5 kilometers are a conundrum. A slight rise, then downhill and flattish to the finish. 3 collinette nei primi 7 chilometri, poi 2 volte su per la Chiesuola. Le pendenze lo fanno un chilometro davvero lungo. Se la seconda salita non decide il risultato, gli ultimi 5 chilometri diventano un puzzle. Una leggera salita, poi la discesa al traguardo. Vieste is an old fishing port built on a promontory with 2 points jutting out into the Adriatic. The medieval old town clings to the contours of the peninsula, with picture postcard sand and sea on either side. The coastline is the product of saltwater and wind-driven erosion working the limestone. The lighthouse, built in 1867, sits on an islet called Santa Eufemia. Back on dry land, an 11th century cathedral peers over the rooftops at the sea, from which the town has always made its living, although the fisherman's port is now a marina for the pleasure boats. If you don't know them, Vieste and the Gargano are well worth a visit. And here are the riders. From Giro d'Italia race director Stefano Allocchio, 5 Grand Tour wins starting in the 80s, to Daniele Bennati, who only retired last week. Balan and Bartoli, 7 monuments and a world title between them. Bertolini, a feisty stage hunter, and Davide Bramati, one of the top director sportifs in the sport. Ivan Basso and Francesco Chicchi were world under-23 champions, add the elite titles of Gianni Bugno, Mario Cipollini and Maurizio Fondriest, and that makes 6 rainbow jerseys. Davide Cassani, of course, is the Italian national coach, while Basso, Bugno and Stefano Garzelli won 4 Grand Tours between them.
Riccardo Magrini took 2 Grand Tour stage wins in 1983, then became one of the best cycling commentators around. Montaguti, like Bennati, who's just retired. Scirea, Velo and Volpi rode for Cipollini, Bugno and Pantani in turn. Andrea Taffi won Flanders, Roubaix and Lombardy and planned a comeback this year, aged 52. Let's hear some interviews. Okay, well, we're going to listen to some of the protagonists and some pre-race interviews that we did this morning, and I'm sure you'll be interested in what they have to say. Some wonderful contributors and participants in an event that above all is about charity. Mario Cipollini, how wonderful to see you all at this event. What does it feel like to see this kind of imagined peloton in these difficult times? Mario, che bello vedervi tutti insieme. Che impressione fa vedere questa specie di gruppo dell'immaginazione, anche se solo su uno schermo? Ma è una cosa, a mio avviso, meravigliosa, perché ci ritroviamo tutti con il nostro mondo, con la nostra passione, con quello che sappiamo fare meglio, per poter in qualche modo aiutare il nostro paese, per cui è una cosa straordinaria e penso che il progetto che è stato messo in piedi grazie alla Gazzetta dello Sport ci regala una giornata, tra virgolette, per ciò che ci riguarda, di amicizia, e vediamo che, come in tutte le cose, la squadra fa la differenza, per cui speriamo che il nostro progetto sia un progetto vincente. Wonderful words, Mario. Thank you. Mario's saying it's wonderful, really. We're here in our world, following our passion, what we do best. We're here to help the country. It's really extraordinary. And I'd like to thank the Gazzetta dello Sport for giving us this gift of a day of friendship. Teamwork is the thing that makes the difference here today, as every day. And I think it's going to be a winning project. Mario, belle parole. Ti ringrazio tanto e ci vediamo dopo. Wonderful words, Mario, and I'll see you later. Grazie. Riccardo Magrini, we can all cut our fingernails in this lockdown, but what about our hair? We're all starting to look a bit like hippies. What have you got underneath that cap? Riccardo, magro, le unghie le tagliamo noi, ma i capelli siamo tutti già un po' hippie. Cosa hai sotto quel cappellino? Capelli sono molto così, è un po' impazziti, però è normale in questo periodo. Comunque io mi metto il cappellino e sono pronto per la pedalata, quindi va tutto bene, andrà tutto bene. Well, my hair is a bit unkempt, it's gone a bit crazy, but that's normal in these crazy days. I've got the cap on top to keep it in place, and I'm ready for this, and everything is going to go good today. Riccardo Magrini, the best of luck to you. In bocca al lupo, Riccardo. Ciao. Ivan Basso, I wonder if the positive mental attitude that every athlete adopts is helpful during this lockdown. Ivan, l'assetto mentale positivo degli atleti forse aiuta in questi tempi difficili di lockdown? Sicuramente lo sport in generale e la mentalità degli sportivi, gli sportivi che hanno avuto nel corso della carriera momenti dove la mentalità e la capacità di ripartire, di reagire, di lottare, sicuramente sono energia positiva per tutti, perché molto spesso gli sportivi non vengono ricordati solo per le vittorie, ma per le vittorie, per le emozioni che trasmettono. E questo io ritengo che anche in questa fase il dovere dello sportivo sia quello di adoperarsi al meglio, per l'aspetto benefico ovviamente, ma anche dal punto di vista emozionale, cercando di dare il proprio contributo e portare la propria esperienza a tutti. Wonderful. Sport in general is all about the mentality of athletes, their ability to get up off the ground and start again and
and do something positive when it's all gone wrong. Positive energy is something that athletes have got to teach everyone. Athletes are remembered not just for their wins, but for their mental abilities. And that's something to pass on to the fans. Make your contribution and be positive about this. Ivan, thank you. We'll see you competing in just a moment. Andrea Taffy's looking good, isn't he? Andrea, Balan fancies you to win this. I know Garcelli's been training with Bennati, so who's your favorite? Andrea Taffy, Balan dice che Taffy vince. Garcelli ha fatto l'allenamento con Bennati, eccetera, eccetera. Chi è il tuo favorito? Ma diciamo che il mio favorito in assoluto è quello che noi oggi andiamo a fare, questa pedalata a favore della Croce Rossa italiana, appunto questa lotta al coronavirus, e questo penso che sia l'avversario più ostico da battere, ma ce la faremo. Questo è il mio pronostico. Poi tutto il resto è una domenica di Pasqua un po' diversa da tutte le altre, e insieme a questo gruppo di ex compagni e compagni ci divertiamo e facciamo qualcosa di, penso, di veramente buono per tutta l'umanità. Well, Andrea Taffy's favorite is what we're here to do today, which is to raise money for the Italian Red Cross and support it in its fight against the worst rival of all, the worst adversary of all, coronavirus. That's Andrea's prognostic. As far as everything else is concerned, it's a very different type of Easter Sunday ride with a group of companions and friends. We'll have fun and we'll do good for charity and we'll do good for humanity. That's the goal today. Andrea, parole molto sagge. Mille grazie e in bocca al lupo. Wise words, Andrea, and the best of luck to you today. Thank you very much and see you soon. See you soon. The Italian Red Cross workers in the front line of the COVID-19 emergency in Italy. To contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on the screen. The page is open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Legends è un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana, attiva in prima linea contro il Covid-19. Per contribuire andate al portale Rete del Dono, la pagina è aperta fino al 10 maggio. Now, the last time the Giro d'Italia came to Vieste was in 2017, but it was only for an intermediate sprint on the way to Peschici, where Gorka Izagirre won the stage ahead of Giovanni Visconti. L'ultima volta che il Giro d'Italia è passato per Vieste è stato nel 2017, ma solo per uno sprint intermediario. Gorka Izagirre ha vinto la tappa a Peschici davanti a Giovanni Visconti. Let's remind ourselves how it happened. Ok, giusto. Okay, well, in just a moment, we're going to be seeing some race pictures of our group of legends tackling that race route. Tra un attimino vediamo immagini delle nostre leggende che fanno fronte alla tappa 9 del Giro d'Italia 2020. Speriamo che non sia l'ultima volta che si corre questa tappa, sicuramente di no. The riders have loaded the stage route onto their Garmin edges and they'll be pedaling on rollers following the route virtually. It's stage 9, as I've said, of the Giro d'Italia 2020 arriving at Vieste. I corridori hanno già caricato la traccia del percorso sul proprio Garmin Edge e pedalano sui rulli, e più correttamente sui ciclomulini, seguendo virtualmente questa traccia. Il percorso
è una parte della tappa 9 del Giro d'Italia 2020. Sul Garmin vedono la planimetria, la mappa e l'altimetria, le salite, e possono sapere in quale punto si trovano man mano che pedalano. Abbiamo parlato con i corridori durante il percorso, anche interrotto un attimino il loro sforzo. Okay, so we've spoken to the riders, interrupted a little bit their effort, but nonetheless it's all a bit of fun, and they've been able to look on their computers and see the map and the climbs, and now we'll go and take a look at them as they rode the race a little bit earlier on. Well, this is one of the most beautiful screens I've seen in my life. È uno degli schermi più belli della mia vita. A bunch of friends, really, as much as a group of great champions. Un gruppo di amici, credo che posso dire, e anche un gruppo di bei campioni. I can count here 6 World Championships, 4 Grand Tour wins, 59 Grand Tour stages. That's including Mario Cipollini, who's not actually riding, but he's with us and he's sponsoring this event, and we'll be speaking to him later on. 13 monuments here, 3 Milano-San Remos, 3 Tour of Flanders, a Paris-Roubaix, an Amstel Gold, 2 Liège-Bastogne-Lièges, and 3 Tours of Lombardy. Wonderful, wonderful. Qui vedo 6 campionati del mondo, 4 vittorie in Grand Tours, 59 tappe nei grandi giri. Includo logicamente a Mario Cipollini, che non pedala ma è con noi tutti i giorni, anche uno degli sponsor di questo evento. 13 monumenti tra questi ragazzi, 3 Milano-San Remo, 3 Giro delle Fiandre, un Parigi-Roubaix, un Amstel Gold, 2 Liegi-Bastogne-Liegi, 3 in Lombardia. Che gruppo bellissimo. 37.4 kilometers and 2 ascents of the Chiesvuola today. The maximum gradient is 13%. The average is 9.3. So that is going to be one of the longest 1 kilometers in the careers of many of these riders. 2 volte fanno la Chiesvuola, pendenza massima 17%, pendenza media 9.3%. E ai vecchi tempi non si facevano mica le montagne, i GPM di quel genere, quindi sarà una sfida. It's going to be a challenge, a real challenge. Siamo qui con Davide Cassani e Marco Velo. Devo dire che la scena più bella finora di tutta questa prova per me è la fascia di Marco Velo, che ti fa vedere un po' come un fungo, con i capelli su. Come va, Marco? A che punto sei? Mancano 8 chilometri, ma sto aspettando Davide. Ok, so Davide... Marco Velo, I've got to say the high point of this challenge for me so far is Marco Velo's headband, which makes him look a little bit like a mushroom with all his hair puffed up around the top there. Marco's just telling me he's got 8 kilometers to go, but for the time being he's just waiting for Davide Cassani to catch up his teammate. Davide, a che punto sei e come va? Il ritmo sembra buono. Sono a meno di 9 chilometri all'arrivo, ma 2 chilometri fa ho rischiato di mettere piede a terra. Era durissima la salita, però almeno adesso dovrebbe essere tutto in discesa, almeno spero. So Davide Cassani with about 9 kilometers to go, but a couple of kilometers ago it was so hard on that final climb of the Chiesvuola he nearly had to stop, but from here to the finish line it's mostly descent, so he's feeling good. E Davide, stai sudando bene, vuol dire che ci stai dando dentro. You're sweating a lot, you're really putting everything into this. Sono a tutta, e devo dire che a questa età è meglio guidare l'ammiraglia dalla nazionale piuttosto che pedalare.
I'm giving it 100%, says Davide Casali, and I have to say, at my age, it's better to be driving the car behind the national team than doing this. Davide, Dia Marco che mi aspetti. Marco, can you hear Davide? He's saying, wait for me. Lo senti, Marco? Sì, lo sento, ma lo aspetto per forza perché altrimenti mi licenzia. Of course I've got to wait for him because otherwise he'll give me the sack. Both of you, well done, and we'll speak to you later. Bravi tutti e due, ci parleremo dopo. Ciao. Davide Brammati con i capelli lunghi, sono settimane senza tagliarsi, è un problema che non ha Stefano Garzelli. Garzo, come stai? A che punto sei? Abbiamo fatto che 46 minuti, quanti chilometri hai fatto? Dove sei? Io ho fatto, ciao a tutti, ora sono 24 chilometri. Okay, Stefano Garzelli has done 24 kilometers. So in about 3 kilometers time, he'll be coming to the second climb of the Chiesuola. How was the Chiesuola first time, Stefano? Com'era la Chiesuola la prima volta? La salita com'è stata? È partita subito duro. La parte più difficile è stato l'inizio, con pendenze in doppia cifra, tanta fatica, però senza dubbio una bellissima esperienza. Okay, so the climb is hard at the bottom, gradients in double figures, pretty hard, but a great experience. So Stefano, in bocca al lupo, the best of luck to you. Let's have a word with Davide Brammati. Brama, come... Guarda che bello, what a face, what a sight. Come ha detto Stefano, una bella esperienza, ma non pensavo che era così dura. Io sono 100%. 7 chilometri. 17, meno male. E la Chiesuola, la salita, come ti è andata? Ma come diceva Stefano, è veramente molto dura, doppie cifre, come adesso. Spero che non sia solo un problema di gambe ma anche di rullo. Sto facendo veramente tanta fatica, ma bello essere qua tutti insieme per una grande causa. Wonderful stuff. So Davide Brammati saying, look, I'm at 100% too. I'm at kilometer 17. The climb was very hard, as Garzelli said, double figures. But I hope that it's my rollers, not my legs, that are producing all this pain. But the main thing is it's wonderful to be together and to be working for a good cause. Guys, both of you, the very best of luck. You're looking great and it's wonderful to see you here and taking part in this. In bocca al lupo tutte e due, che bello vedervi tutte e due qui con noi. Ciao Brama. Ciao Ste. Ciao. Che fatica Stefano. Gianni Bugno, buongiorno, che bello vederti. Una domanda, questo sarebbe stato nel tuo momento di splendore una tappa per te? Gianni Bugno, wonderful to see you here. In your heyday, would this have been a good stage for you? Io penso di sì, sarebbe stata una bella tappa per me. Diciamo che non è difficilissima come tappa, però è un percorso nervoso dove i corridori devono stare davanti, quindi sarebbe stata la possibilità di fare un piccolo arrivo in volata e quindi avrei potuto dire la mia in finale di questo tipo di tappa. So Gianni's just saying, yes, I think it could have been a good stage for me. It's not so hard as a stage, and there could well have been a breakaway ahead, but I think I might have been able to be involved in the sprint there and had my say in the finish. Gianni, che bello vederti in bicicletta, ti ringrazio, parleremo dopo e in bocca al lupo. Wonderful to see you on the rollers, and we'll speak to you again a little bit later, Gianni Buono. Thank you very much. Ciao.
Well, we're here with Francesco Chicchi and Maurizio Fondriest, and two contrasting experiences, it looks to me. Chicchi's gone for setting up the rollers indoors, and it must be like a sauna in there, and Maurizio Fondriest outside in what looks like a beautiful garden. Siamo qui con Francesco Chicchi, con Chicco e con Maurizio Fondriest, due decisioni contrastanti qua. Chicchi dentro della casa, deve essere come un sauna là dentro, e Fondriest in un giardino bellissimo, ha decisamente lo scenario più bello per fare questa sfida. Però Maurizio ha avuto problemi tecnici purtroppo, tutto il mondo collegato a internet, Bluetooth eccetera eccetera, e non c'è connessione. Maurizio, cosa sta succedendo? Io amo la tecnologia, ma se funziona, perché io rido perché sai, 55 anni, non sono nato con i social, non sono nato con la tecnologia, quindi devo continuare a studiare per farla funzionare. Scherzando, l'altro giorno con Bartoli l'ho chiamato perché non mi funzionava il Garmin e lui mi risponde: ma io non ci capisco niente di questa cosa. Allora gli ho detto: ascolta, se vuoi spediscimi il tuo telefono via posta che te lo sistemo e te lo rispedisco. So Maurizio just explaining, look, I love technology, but when it doesn't work, man, it's frustrating. He said, I'm 55 years old. I wasn't born in the age of the social media and all this technology. I'm learning as well as I can. I called Michele Bartoli. I said, listen, I don't understand how this works. He said, send me your mobile phone by post. I'll set it up and send it back to you. Well, what a disappointment, Maurizio, but it's great to see you here and looking in fabulous shape. Che peccato che Maurizio non è nella gara, però è qui con noi e sembra in ottima forma. Chicco, come stai? Ti vedo a sudare. I can see you sweating, and you've actually put your top back on for us to do this interview. Were you riding in naked? Eri nudo prima del collegamento, Chicco? Sì, perché purtroppo sono rimasto in casa perché fuori pensavo fosse troppo caldo, ma in realtà è veramente caldo anche in casa. Cercavo di prendere un po' d'aria, ma è impossibile. Yeah, I was stripped down. I'm inside. I thought it was going to be too hot outside, but actually it's too hot in here, so it's pretty impossible to go there. Stai sudando, a differenza di una gara vera, hai un asciugamano alla mano lì e tanta acqua. A che punto sei? Quanti chilometri hai fatto, Francesco? Mi mancano 6 chilometri all'arrivo e ne ho fatti 31. 6 kilometers to go for Francesco Chicchi, 31 completed. So heading just on that final little climb there and down to the bottom, down towards the finish line, but suffering a lot. Soffri, Chicco. Molto. La salita è dura anche sui rolli, non solo sulla strada. The climbing is hard, even if you're on rollers, not just on the land. Both of you, well done, and we'll speak to you later. In bocca al lupo tutti e due. Well, we're here with Matteo Montaguti and Alessandro Ballan again. Matteo, how's it gone for you? That beard, did that grow during the challenge today? Matteo, quella barba è cresciuto durante la sfida oggi? O hai finito? Insomma, you finished the challenge. Yeah. Hai finito la sfida? Ho finito la sfida, ho finito i 37 km e mezzo. Sono stati duri in realtà, perché qua ho il sole, 27 gradi e ho fatto una schiuma incredibile. I've finished. It's been hard. It's 27 degrees in here. It's a sunny day, and I have sweated as I've never sweated before. And how was the route for you? Those two climbs, very difficult of the Chiesuola. Let's not forget that you've only just retired, so I guess you still have some good fitness. Matteo, spiegaci la salita, la Chiesuola 2 volte.
sei in pensione da poco e quindi Sì. immagino c'è ancora un certo livello fisico che ti rimani dai giorni del Sì, professionalismo. è quello che mi auguro anch'io per qualche mese ancora, anche se ormai rimasto in casa per così tanto tempo e sui rulli penso di aver perso la maggior parte delle mie capacità che avevo ancora prima di iniziare questa quarantena, però mi alleno quasi un giorno sì, un giorno no sui rulli con degli amici, con la mia squadra di Forlì, quindi mi mantengo in forma e sinceramente la salita sembrava più dura di quello che era sulla cartina, quindi mi ha messo in difficoltà parecchio. So there, Matteo Montaguti just explaining. Yeah, I'm hoping that I'll keep some of my form from when I was a professional, but I think I've been so long on rollers, I'll have lost a lot of it. I pretty much train one day on, one day off with a bunch of friends from the Forlì club, but I have to say the climb was much harder in real life than it looked on paper. Alessandro Ballan, you've got a big smile on your face. You finished as well. How was it for you? You look very strong and you look to have a real good rhythm on the rollers there. Ale, bello vedere il sorriso. Hai finito la sfida pure tu. Sembravi di avere un bel ritmo sui rulli lì. Sì, io fortunatamente giornata calda, però c'è un po' di vento, quindi sono riuscito a sudare un po' meno di Matteo. Però è stata veramente dura e ho perso il photo finish. Mi dispiace, ma per poco. So for Alessandro, yeah, it's hot here too, but I'm outside and there's a little bit of a wind, so that gave me perhaps a slight advantage over Matteo Montaguti. But yeah, it was hard, and I'm pretty glad it was over. Alessandro, Matteo, well done, and we'll speak to you again soon. Thank you. Thank you. Thank you, Matt. Ciao, Ale. Well, thank you. Grazie Stefano Allocchio, Alessandro Ballan, Michele Bartoli, Daniele Bennati, Alessandro Bertolini, Davide Bramati, Gianni Bugno, Davide Cassani, Francesco Chicchi, Maurizio Fondriest, Stefano Garzelli, Giuseppe Guerini, Riccardo Magrini, Matteo Montaguti, Mario Scirea, Andrea Taffi, Marco Velo, Alberto Volpi. Wonderful. And 3 more people to thank. Ancora 3 persone da ringraziare e sono qui con noi and they're here with us. Claudio Chiapucci, Ivan Basso and Mario Cipollini. They're here. They've got time to talk. Mario, to start with, this whole charity initiative was your idea and you've been the driving force behind it. And I suppose the epicenter of the COVID-19 in Italy is Bergamo, which is such an important cycling center. It's appropriate that cycling should take this initiative. Mario, per cominciare, questa iniziativa di beneficenza è stata la tua idea e tu sei stata la forza trainante dietro di essa. E suppongo l'epicentro del Covid-19 in Italia è Bergamo, un vero centro del movimento ciclistico in Italia e nel mondo. Quindi è opportuno che lo sport del ciclismo prenda l'iniziativa. Assolutamente sì. Innanzitutto l'idea è stata così, credo in modo naturale, però naturalmente è stata accolta da tutti i miei colleghi che per me sono degli amici, ma comunque sia sono dei campioni e non dimentichiamoci di questo, campioni di uno sport così popolare, così vicino alla gente, che proprio la gente ci ha dato la popolarità, la forza di diventare degli idoli e soprattutto delle persone che riuscissero a regalare delle grandi emozioni. Bergamo e Milano credo che sono state 2 città estremamente colpite da questo maledetto virus e per noi Bergamo e soprattutto Milano sono un po' la casa del ciclismo, perché Milano con la Milano-Sanremo dà l'apertura alla stagione ciclistica e la conclude col Giro di Lombardia, ma soprattutto Milano è la casa della Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport è la padrona del Giro d'Italia, per cui dalla mia idea la prima cosa che ho pensato di fare è di chiedere come la pensassero quelli della Gazzetta dello Sport e se avessero voglia di aiutarci, perché loro sono il nostro riferimento.
e non posso far altro che ringraziarli tutti pubblicamente, non smetterò mai di farlo, perché se questa iniziativa è nata grazie a loro, grazie a Bellino, grazie a Bergonzi, grazie a Minoliti, a Ghisalberti, tutte quelle persone che hanno fatto sì che questo progetto ci riunisse tutti come siamo qui oggi, oltre a far rivedere tutti insieme degli amici, delle persone che si sono sfidate ma con grande rispetto, e lo dimostra l'amicizia che portiamo in questo momento. Spero che questa nostra unione riesca a stimolare tutti gli appassionati del ciclismo, tutte le persone che hanno un forte legame con il nostro sport. Il nostro sport è la nostra vita, basta chiedere che noi ci siamo, saremo disposti a fare qualsiasi sacrificio, qualsiasi sforzo per poter dare o poter rendere al popolo che ci ha sempre sostenuto, alle persone che ci hanno sempre sostenuto, qualcosa di tangibile, qualcosa di importante, qualcosa di vero. Io quando vedevo il dramma che attraversava la città di Bergamo, mi veniva in mente la Bianchi, l'azienda storica delle biciclette più importante che nella storia del ciclismo forse ha dato, lanciata da Fausto Coppi, dove poi ha pedalato Felice Gimondi, che era di Bergamo. Ci è venuto a mancare un grande campione l'estate scorsa, per cui potete immaginare da lassù se Felice Gimondi vede la sua Bergamo così distrutta, con delle difficoltà incredibili che la città e gli ospedali dovevano sopportare. Marco Pantani, che purtroppo non è più con noi, Marco Pantani ha corso con la Bianchi, ma Marco sarebbe sicuramente qua con noi, perché Marco aveva un cuore grande come una casa, e per cui anche lui avrebbe fatto parte di questa squadra. Lasciamo perdere che ho corso anch'io con la Bianchi, però il mio ricordo è l'azienda di Treviglio, per cui ho immaginato che delle persone che ho conosciuto, delle persone che magari sono state ad aspettarci sui colli, sulle salite da quelle parti, ora purtroppo erano chiuse in ospedale con il rischio di vita, e magari che le strutture sanitarie non avessero la possibilità di mettere a loro disposizione tutta la strumentazione che serve per poterli proteggere e poterli tenere in vita. Per cui ho pensato che tutti noi dobbiamo unirci, perché il popolo italiano ci ha dato tantissimo e noi siamo diventati qualcuno e grazie a loro, e in questo caso dobbiamo rendere tutto quello che loro ci hanno dato, e doveva partire da noi. Naturalmente siamo i più forti rappresentanti di questo movimento, ma dietro al nostro movimento c'è veramente un'infinità di persone. Immagino a tutti gli industriali del ciclismo, a tutte le persone che con il ciclismo hanno lavorato e collaborato. Immagino a tutti gli appassionati di ciclismo, agli amatori che praticano. A me piacerebbe pensare che la nostra unione possa riuscire a creare qualcosa di veramente importante, che possa rendere il ciclismo ancora più grande di quello che è. Wonderful. Well, I will give the briefest of translations of that beautiful statement by Mario Cipollini. The idea was very natural for me. I spoke to these friends of mine who were all wonderful champions, don't forget, and they all embraced it immediately. Cycling is a popular sport. It's close to the people. The people made us idols. The people have always allowed us to generate emotion in them. And when I think of the cities of Bergamo and Milano, the victims of this cursed virus, they are the homes of cycling. Milano-Sanremo opens the cycling season. The Tour of Lombardy ends it. Milan is also the home of the Gazzetta dello Sport, the owners of Milano-Sanremo. When I first had the idea, I contacted the Gazzetta dello Sport and asked for their support, which they conceded immediately. So many thanks to, among many, many others, Bellino, Bergonzi, Miralito, Ghisalberti, and all the rest of them. They allowed us to come together for this challenge, and allowed us to express our friendship. I hope that this gives a boost to everyone involved in cycling, everyone who follows our sport. Whenever you need us, know that we are here. Any sacrifice for you, the people,
who have sustained us down the years. When I think of Bergamo, I think of the Bianchi factory at Treviso. Copy wrote for Bianchi, of course, Felice Gimondi too, who died last summer, and how we miss him. If Felice Gimondi up there could see his city in this condition, he would have been here with us too. Marco Pantani, of course, rode for Bianchi. He too would be here with us. He was a man with a heart as large as a house. I rode for Bianchi too, but I think of the people on the climbs around the city of Bergamo. They won't be there now. They are in hospitals without necessarily the equipment they needed to treat them. So our task was to give something back. It had to come from us. We're the greatest, the most visible representatives of our sport, but behind us there is an entire industry and an entire body of fans, and I hope that we can give something back and, in the best scenario, might make cycling even greater than it is now. Mario, mille grazie di quelle parole molto belle. Claudio, I'll speak to Claudio Capucci now. Sport has been one of the ways that our sport generates heroes. But today's heroes are doctors and nurses who go to work in hospitals and they save lives. This kind of upturns the way we used to separate the everyday from the exceptional. And I wonder if this crisis makes you feel those are the real heroes. Our sense of perspective has got... I knew you understand me perfectly in English, but I'll repeat the question in Italian so that everyone understands. Lo sport è stato uno dei modi in cui la nostra società fabbrica gli eroi. Tu, Mario e Ivan, siete grandi eroi sportivi in Italia e all'estero. Ma oggi gli eroi sono medici e infermieri. Questo stravolge il modo in cui siamo abituati a separare il quotidiano dall'eccezionale. Ora gli eroi vengono creati andando a lavorare negli ospedali per salvare delle vite. Mi chiedo se questo sarà un cambiamento a lungo termine. Claudio, sei un eroe sportivo e ti sto lanciando una patata bollente, ma mi chiedo se questa crisi ti faccia sentire quelli sono veri eroi e il nostro senso di prospettiva sia un po' confuso. Siamo in un momento di transizione, no? Perché arriviamo da una situazione di vita normale, reale, che nessuno si poteva aspettare tutto quello che abbiamo visto, e attualmente non possiamo neanche aspettarci cosa ci aspetta il dopo, perché in questo momento siamo entrati in un tunnel dove abbiamo visto l'entrata, ma l'uscita non l'abbiamo ancora vista, e soprattutto io sfiderei chiunque a sapere cosa ci prospetta il futuro in realtà, di tutto quello che sarà la nostra storia di vita quotidiana, ma anche nel nostro caso in particolare lo sport, no? Quindi c'è grande fermento, si comincia già a preoccuparsi e a capire che cosa potrà essere veramente il dopo coronavirus, se, mettendo sempre il se, non ci sarà un seguito di questa problematica, se e quando ci sarà un vaccino che risolverà tutto questo, che sono, direi, punti fondamentali per soprattutto ripartire per una vita normale, per quello che avevamo prima di tutto questo. Attualmente non possiamo dire che stiamo vivendo una vita normale, anche se credo che un periodo del genere faccia molto bene anche a un livello riflessivo, no? Perché io sto vivendo abbastanza da solo e tranquillo, quindi il momento riflessivo è bello per la valutazione di quello che è stato prima di questo virus, quindi la vita di quello che ho fatto, insomma, fino a lì è stato proprio un momento di raccogliere tutti i dati e informazioni di quello che avevo fatto. Mi sembra adesso che ho 57 anni di ripartire ancora di nuovo da capo in una vita che è un punto di domanda, quindi hai ragione quando dici noi il nostro sport, parlando soprattutto del nostro sport, siamo stati degli eroi, ci siamo inventati anche di essere a volte degli eroi anche senza volerlo, ma perché c'è una parola fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare in tutto quello che facciamo, che è la passione, perché se non abbiamo la passione, che è il fondamento di tutta una costruzione della nostra vita, non riusciamo a fare tutto il resto. E lo dico anche guardando le generazioni nuove che arrivano, no? Si tende sempre un po' a fare
di meno di quello che sono i nostri limiti. Io ho sempre invece cercato di consigliare o anche di far vedere quanto noi possiamo anche andare nei nostri oltre limiti. L'abbiamo dimostrato con lo sport, ma possiamo dimostrarlo anche nella vita quotidiana normale, perché comunque è qualcosa che ci rimane dentro. Se lo abbiamo fatto e se lo abbiamo conquistato è perché abbiamo una vita alle spalle di sofferenze, una vita alle spalle di aver lasciato per strada anche una vita comune di tutti, perché non abbiamo vissuto una vita comune, abbiamo vissuto una vita da atleta, che può essere bella a volte, può essere difficile altre volte. Quindi parlare di eroi è bello, quando si parla di eroi è bello, perché è un aggettivo che ingrandisce, che dà emozioni, che dà sensazioni. Chi lo sta facendo adesso a scapito soprattutto della propria vita, negli ospedali o nei posti che non ci immaginiamo neanche, perché noi ovviamente siamo rinchiusi, e quindi vediamo solo quello che ci danno le notizie, ma io credo che sia a livello mondiale una cosa incredibile. Quanti eroi che ci sono nel mondo e non lo sappiamo. E questo è il bello, aver fatto un passo indietro e forse mentalizzarci che essere eroi è qualcosa che ci appartiene, che avevamo magari un lato nascosto, e questo lato nascosto lo stiamo aprendo proprio in questo momento, dove tutti siamo in questa barca e tutti dobbiamo remare per uscire da questo problema che è così talmente immenso e ci aiuterà sicuramente a ripulire tutto. So there, Claudio Chiappucci, we're at a traditional stage in in our history. No one could have foreseen this. We're in a tunnel that we can't see the end of, and what remains of everyday life when we come out of this, we'll have to see. There will be consequences. The basis of our lives perhaps will have changed. It's a time for reflection. I'm alone here. I'm calm. It's a good time to think about my life up to this point, our lives up to this point. I'm 57 years old, and there's an extent to which I'll be starting again. We'll all be starting again. It's a difficult question. We've been heroes, even without wanting to be heroes. That's what sport has made us. That's what the passions of our fans have made us. And that's the basic word here, passion. It underlies everything. Without being able to have a passion about something, you can't do anything. And for the next generation, I'd like to say that we often achieve far less than our potential. In sport, we try to go beyond our potential. You suffer, you live a very different kind of life from normal life, which sometimes is wonderful and sometimes is very difficult and different. Heroes, yeah, at the moment, it's very difficult to know who's a hero in life. Sometimes they're in the shadows, not recognized. And today we're seeing how many heroes there are in the world. We can't even put a number to them. We're all in the same boat. Let's hope that we can help people and give them hope. Ivan, you're working with many of the sporting heroes of the future, elite, under 23, junior. How are they? What are you telling them to calm their nerves in these difficult times? Ivan, lavori con molti degli eroi sportivi del futuro, elite, under 23, junior. Come stanno? Cosa stai dicendo loro di calmare i loro nervi? Ma sicuramente è un aspetto complesso, quello della gestione dei giovani, dei futuri ciclisti, ma in questo caso dobbiamo pensare ai futuri uomini. Non vi nascondo che è un momento complicato da questo punto di vista, perché in aggiunta a tutto quello che hanno detto poco fa Mario e Claudio, quindi al periodo e il momento complesso che tutti viviamo nella vita di tutti i giorni, c'è anche questo aspetto dove i ragazzi di 20 anni vedono il loro futuro in modo con preoccupazione e senza una
una data di ripresa, senza un calendario di gare, quindi ogni giorno bisogna cercare di trovargli la motivazione, perché loro hanno dentro questa fortunatamente questa voglia di emergere, questa voglia, la passione, come diceva Claudio, di fare questo mestiere da grandi. Cosa dire? Quello che io faccio abitualmente è quello ovviamente di riportarli a quello che accade tutti i giorni, e quindi far capire loro che lo sport in questo momento è secondario, principalmente bisogna pensare alla salute, ma nello stesso tempo cerco anche di motivarli e cercare di metterli nelle condizioni di lavorare per quello che si può fare in casa, cercare di migliorarsi, perché molto spesso durante l'attività non si riesce a curare tutto quello che i ritmi, le corse, i viaggi, quindi piccoli obiettivi, cercare di parlare in modo concreto, non girare troppo intorno, perché i ragazzi hanno anche il vantaggio dei giovani che hanno una capacità di adattarsi alle situazioni velocemente, quindi è semplice ogni giorno dare un messaggio e cercare di tenere in loro la voglia e il fuoco dentro vivo per quando tutto ritornerà alla normalità. Però è una cosa che io faccio ormai da 3 anni, e per me è motivo di orgoglio riuscire a lavorare con questi ragazzi, perché sono il futuro. Non so quanti futuri campioni ci saranno, ma sono sicuramente ragazzi che saranno dei futuri uomini, quindi bisogna lavorare sotto tutti gli aspetti, e questo è un dovere ed è anche un onore per me farlo. Wonderful, Ivan Basso. Yeah, it's difficult to manage young riders, future heroes, but also future men, in addition to the difficult moment we're living, the complicated moment we're living that Claudio and Mario have just spoken about. I'm managing 20-year-olds who see their whole future ahead of them, and they're concerned. There's no clear future, there's no calendar. They obviously have the desire to go on and to progress in their careers. So what I do every day is to give them messages to bring them back to normality. In these times, sport is secondary. It's about keeping your health, staying calm, working, and doing all the things that in normal conditions, with the rhythm of racing and traveling, you can't always take care of. And be concrete. The young have the advantage in being able to adapt to whatever circumstances they find themselves in. Every day I tell them, keep the flame alive inside you. For when we return to reality. I've been doing this job for 3 years, working with young people. I'm very proud of it. I don't know how many future champions we'll have, but every single one of them will be a man in the future. Mario, Claudio, Ivan, I'd just like to say thank you. And from my small office in England, I'd like to give you my solidarity. We're all one people, and it's been a real privilege to share this time with you. Mario, Claudio, Ivan, da questo ufficio mio in Inghilterra vi mando un forte abbraccio, tutta la mia solidarietà umana a voi, all'Italia, al mio secondo paese. Vi mando un forte abbraccio, vi ringrazio tanto. Dobbiamo anche ringraziare i sponsor Garmin e Tax, e un ringraziamento ancora a Mario Cipollini, perché tutto questo è la sua iniziativa. So thanks to our sponsors Garmin and Tax, and a very special thanks to Mario Cipollini. This is the first Giro d'Italia Legends event, but not the last. The virtual Giro d'Italia with 7 stages, which you can ride with the professionals, begins on Saturday, the 18th of April, next week. And then on Sunday, we have the second Giro d'Italia Legends, and we'll all be here. So make sure you join us. That's just about all from us. A word in Italian, and then we'll be saying goodbye. Questo è il primo evento del Giro d'Italia Legends, ma non l'ultimo. Domenica prossima torniamo per il secondo Giro d'Italia Leggende, e poi il Giro d'Italia Virtual di 7 tappe
che potete correre con i professionisti incomincia sabato il 18 aprile, sabato prossimo, e poi la seconda tappa con i Legends domenica il 19. Allora mi resta niente che ringraziarvi tutti, è stato un gran piacere, siamo stati qui con tanti leggende dello sport, un'occasione molto italiana, ma anche bello perché un pubblico italiano possa condividere con noi la ricchezza della vostra cultura, della vostra forma di essere, ed è questo che quello che ci salverà tutti. Allora un abbraccio a tutti voi, thank you for being with me, and we'll see you again very soon in 7 days' time.